dream about your words. You're mine while I'm yours. Far away in the same place, and you steal my heart tonight. Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Parliamo un po' piano perché siamo al gate. E sono tutti in silenzio. Comunque, nuovo viaggio, stiamo andando alle Faroe, isole Faroe. Non ci siamo ancora però. No, siamo a Copenaghen, stiamo aspettando il nostro volo dell'Atlantic Airways, che è la compagnia principale che organizza voli da e per le Faroe. Potete anche arrivarci in barca alle Faroe, però ci sono gli aerei comodi, insomma. Questa guida di viaggio sarà organizzata come quella della Polinesia francese, quindi più o meno isola per isola, Sì. ma a differenza di quelle della Polinesia francese, queste isole saranno piuttosto fredde. Esatto, quindi isole ma diverse. Andiamo a vedere. Andiamo a salire sull'aereo prima, saliamo. Quindi se non volete affrontare un viaggio in barca su un mare burrascoso, fate come noi e andate a Copenaghen o in alternativa a Edimburgo e prendete un volo dell'Atlantic Airways. Questa infatti è una delle pochissime compagnie che arriva fino all'aeroporto di Vágar. E dopo poco più di 2 ore di volo, l'aereo scende sotto le nuvole e finalmente vediamo le isole, anche se per pochi secondi. Welcome to the Faroe Islands. Siamo alle Faroe. Bene. Sto guardando il tempo delle Faroe. Stai guardando? Il tempo delle Faroe. Questa è la nostra macchina. Ok. Presa a noleggio ovviamente. Quale compagnia? La più economica trovata online, quindi questo that's the way of prenoting macchine outside of Italy. Cominciamo questa guida proprio da Vágar, che è l'isola dell'aeroporto. Noi in realtà siamo stati qui il pomeriggio del primo giorno e la mattina dell'ultimo, vi spiegheremo dopo il perché. Ma monteremo tutto come se fosse un'unica giornata, perché anche così sarebbe effettivamente possibile fare tutto quello che abbiamo fatto noi. Partiamo quindi dal punto più a sud, che è anche la camminata più lunga che abbiamo fatto nell'intero viaggio. Siamo poco fuori dalla città di Mivakn. Ci vedete tutti belli imbacuccati così perché siamo su un parcheggio su una strada. Sì, qui esattamente. Quello che vedete dietro di noi è il lago famosissimo. Sì. Però per raggiungere il punto famoso bisogna fare una camminata di un paio d'ore. Andata e ritorno. Andata e ritorno. Quindi Così c'è scritto, speriamo. sì, speriamo, ci metteremo di più sicuramente. Dato che c'è un bel po' di vento, ma fortunatamente niente intemperie per ora, incrociate le dita anche per noi, siamo bene coperti e siamo pronti a partire. Lago? Lago non so assolutamente come si pronuncia. Pronti. Oh. C'è un po' di vento? Un po' di vento! So grab me, kiss me with your eyes, 'cause you're sweet like cherry wine. Gentleman could buy you flowers. Alle Faroe non nevica spesso neppure d'inverno, ma comunque vi consigliamo di portare una tuta da sci per ripararvi dal vento gelido e dalla pioggia. Un'altra cosa che dovreste sapere è che, se notate, le camminate non hanno effettivamente dei sentieri ben battuti o ben segnalati. Dovete quindi capire dove siete e dove vi state dirigendo in base alle mappe che vi portate dietro, mi raccomando, e usando come riferimento per spostarvi i cumuli di roccia. E se volete fate come Martina e contribuite al loro innalzamento. Kiss me with your eyes, 'cause you're sweet like cherry wine. Siamo arrivati alla parte più difficile del percorso, infatti noi adesso dovremo salire da quella parte. Esatto, abbiamo trovato un posto riparato dal vento, qui c'è una bella vista sul lago, però la parte difficile arriverà ora. Quindi ci tocca. La salita che dobbiamo fare è questa qui, ci si arrampica. Let's go! So grab me, kiss me with your eyes, 'cause you're sweet like cherry wine.
sweet like cherry wine. Ce l'abbiamo fatta! C'è un vento assurdo e sta iniziando a piovere! Ma ce l'abbiamo fatta! Allora, sperando che la messa a fuoco automatica ci becchi, E tempo permettendo, sperando che ci sentiate. Questa è fatta, bellissimo, anche se il tempo appunto non è stato clemente, però ci dirigiamo alla prossima meta, quindi. vedo uno sprazzo di bel tempo. Sì, si vede un po' di cielo, ma qui Arriverà? speriamo. Bello comunque, bellissimo, bellissimo. Tornati alla macchina, proseguiamo con l'esplorazione dell'isola, dirigendoci a nord-ovest, fino al villaggio di Bour, che sicuramente non si pronuncia così. E qui iniziamo a vedere i piccoli paesini pittoreschi faroensi, case in legno, tetti in torba e strani abitanti. Oddio, si alzano! Sono bellissimi! Ehi Toro! Tu non gli piaci? No? Oh, si è messo la lingua nel naso! Da qui si intravede anche la nostra prossima meta, una spettacolare formazione rocciosa. Questo misto di scogli e isole è troppo lontano da raggiungere a piedi, per noi almeno, ma si può ammirare dalla strada che collega Bour a Gazadalur. Proseguiamo ora verso la nostra ultima meta, Gazadalur. Poco prima di raggiungere questo villaggio c'è una delle cose più spettacolari da vedere su Vagar, la cascata Mula Fossur. Per raggiungerla, appena usciti dal tunnel, prendete la prima strada serrata sulla sinistra e poi godetevi lo spettacolo. Questo qui era l'ultimo punto di Vagar, il punto più lontano che abbiamo noi raggiunto, e molto bello tra l'altro, molti gabbiani che volano in cielo. Ok, richiama gli uccelli. Non so se vengono. Ok, questo primo video finisce qui, ma prima vi facciamo vedere dove dormiamo a Vagar. Esatto, siamo infatti all'hotel Vagar, e che fantasia direte voi, ebbene sì. Perché stiamo qui? Perché la prima notte e l'ultima notte la passiamo qui, appunto perché l'hotel più vicino all'aeroporto è praticamente attaccato, quindi molto comodo per appunto i trasferimenti, e poi soprattutto in teoria si risparmia rispetto ad altri hotel che abbiamo trovato comunque nelle altre isole, quindi, o comunque rispetto a quello in cui effettivamente staremo i prossimi giorni. Comunque, hotel, c'è anche un campo di mini golf sul retro, così tanto per. Ci affaccia la nostra finestra in realtà. Esatto, dalla nostra finestra si vede. Quindi, noi andiamo a dormire. E ci vediamo domani con un altro video. Domani. Per noi. Per noi. Per voi, un'altra domenica. Ciao! Ciao!